Nella seconda metà del 1999 furono in tantissimi gli appassionati che cominciarono ad aggiornare Windows 98 alla sua celebre Second Edition. E siccome a casa nostra non mancavano mai le ultime Twilight e Giochi per il mio computer aveva da pochissimo cominciato ad allegare titoli completi alla rivista mensile, ancora una volta il nostro PC traboccava di giochi. Di quel periodo ricordo specialmente GTA 2. Intanto perché, assieme a Oddworld, è uno dei pochissimi giochi che riesca a farmi venire in mente con un tasto interamente dedicato all'espulsione dei gas superflui. Cosa che, puoi immaginare, da bambino mi faceva spaccare dal ridere. Nonostante il contesto, volendo abbastanza truce, GTA 2 aveva quest'anima giocherellona che per me era molto stimolante. In un'epoca in cui già si faceva la guerra ai videogiochi, coi tipici titoli, talvolta anche un po' menzogneri, quali "è uscito il gioco dove fai punti se ammazzi gli innocenti", che tu eri sempre pronto a dire "no, ma guarda che in realtà il discorso è più complicato", e invece no. Almeno non in GTA 2, dove i punti effettivamente fioccavano, grandi e colorati, anche e soprattutto ammazzando la gente, perfino quella innocente, che tra l'altro bellissimo. Purtroppo per me era un gioco un tantino difficile, specialmente perché per salvare, nel primo livello, dovevi consegnare alla chiesa $50.000, che intanto per me non erano mai semplici da guadagnare. Ma poi, non essendoci mappa in game, anche una volta raccolti i soldi, io alla chiesa come ci torno? Dov'è? C'erano dei modi per orientarsi, ovviamente, ma essendo io piccolo e iperattivo, perdevo subito la pazienza e finivo invece per dilettarmi nell'uso dei numerosi trucchi attraverso i quali mi piaceva scatenare il caos in città. E parlando di caos urbano, parliamo di Urban Chaos, gioco per certi versi concettualmente simile proprio a GTA, ma a parti invertite, nel contesto di una città corrotta, afflitta da criminalità, violenza e disordini civili. Al posto di impersonare l'ennesimo criminale, ci ritrovavamo infatti al comando di una poliziotta. Considerando che Urban Chaos è uscito più o meno 2 anni prima di GTA 3, gioco con il quale condivide chiaramente molteplici aspetti, riscoprirlo e contestualizzarlo oggi può risultare molto interessante. C'è un po' tutto. C'è la libera esplorazione del degradato contesto urbano, seppur in mappe di dimensioni più contenute, ma ideate in modo sorprendentemente verticale. Ci sono gli scontri, a botte o con le armi da fuoco, c'è la possibilità di mettersi alla guida di veicoli per le vie della città. Insomma, era un gioco vario e molto avanti coi tempi, che a me piacque parecchio. Ma in quei mesi, su PC, il gioco più avanti, più sorprendente e ambizioso di quasi tutti era, credo, Outcast, che però purtroppo non riuscì forse a lasciare il segno come altri titoli, magari anche meno validi o tecnicamente meritevoli. Non piacque proprio a tutti, ma rimane a mio parere un gioco davvero curioso. Al fine di difendere la Terra dal varco dimensionale che minaccia di distruggerla, l'ex maggiore Cutter Slade viene catapultato in una dimensione parallela, abitata da creature aliene, alcune delle quali interpretano il suo arrivo come quello di un messia, destinato a salvare l'affascinante mondo di Adelpha. Era un gioco che offriva molteplici e spesso elaborate possibilità di approccio e interazione notevoli specialmente per l'epoca. Si poteva ovviamente andare in giro, correre e saltare, ma anche ad esempio nuotare, cosa non per forza scontata, cavalcare queste stranissime creature, adottare soluzioni stealth, muovendosi a ridosso del terreno per evitare di essere visti, o combattere a viso aperto, utilizzando le numerose armi a disposizione contro nemici dotati di un complesso sistema di intelligenza artificiale. E attraverso l'uso di un automatico traduttore simultaneo si poteva poi parlare con qualsiasi NPC neutrale presente nel gioco, alla ricerca di informazioni e indicazioni di varia natura. Tra l'altro, ognuno degli abitanti di Adelpha era, diciamo, collegato a un particolare sistema di calcolo della reputazione del giocatore basato appunto sulle nostre scelte, che andava poi a influire su quanto gli abitanti di ogni regione fossero disposti ad aiutarci o meno. E le varie regioni potevano essere esplorate liberamente, scegliendo quindi anche l'ordine in cui completare i vari obiettivi. Era quindi a tutti gli effetti un avanzatissimo gioco open world, cosa che ancora non andava affatto di moda. E nonostante fosse solo il 99, era un vero open world. La vedi quella montagna? La puoi scalare, ma davvero, guarda, adesso velocizzo e te lo dimostro. Ecco qua. Tra l'altro,
Che panorama, bello no? Outcast si presentava sin da subito con un'estetica particolare, non che per forza fosse il gioco graficamente più impressionante sul mercato, ma a vedersi era uno dei più interessanti, perché attraverso un mix di tecniche non convenzionali riuscì a darsi un look a dir poco singolare. Le mappe, per quanto gigantesche, non erano affatto piatte, erano anzi irregolari, zeppe di dettagli e morfologicamente ricchissime, con colline, valli, ma anche laghi e fiumiciattoli, le cui acque riflettevano meravigliosamente alla luce del sole, spesso vero protagonista di orizzonti mozzafiato. Erano belle le espressioni facciali, il modo in cui si sfasciavano le cose andando in pezzi. Aveva un che di realistico, pur rappresentando qualcosa di totalmente irreale. E la cosa più curiosa, a fronte di una resa grafica tanto strabiliante, e a questo punto doppiamente strabiliante, è che l'engine di Outcast non sfruttava la scheda video, quindi niente accelerazione hardware 3D. Era tutto software rendering. Attento, non che questo lo rendesse automaticamente un gioco leggero o dai requisiti contenuti. Anzi, specie se volevi giocare alla massima risoluzione, che, cosa che oggi potrebbe farci sorridere, era comunque di soli 512x384 pixel, ti serviva intanto una CPU di tutto rispetto, sicuramente almeno un Pentium 3 di alta fascia, e poi un botto di RAM, e ai tempi non erano tutti che potevano permettersi 128 MB di RAM. Ho detto mega. Poteva considerarsi fortunato chi aveva a disposizione 128 MB di RAM, pensa te. Ma queste questioni tecniche, di hardware, di numeri, preferivo lasciarle a mio padre. Io continuavo a preferire l'immediatezza di PS1, su cui giocavo ancora più che su PC. Final Fantasy VII, nello specifico, mi aveva irrimediabilmente segnato, e non essendo ancora entrato in possesso dei suoi seguiti, ero sempre alla ricerca di stimoli simili anche e proprio su PC. E nonostante su PC i giochi di ruolo giapponesi non arrivassero quasi mai, c'erano alcuni titoli che provavano, se non altro, ad avvicinarsi un po' al genere. Mi ricordo ad esempio Septerra Core, che pur non venendo dal Giappone rispondeva un po' ai canoni tipici. Protagonista coi capelli dal colore insolito, lunghi dialoghi, mappa del mondo e ovviamente combattimenti a turni. Ma ci fu anche Silver, che a sua volta mi incuriosì subito perché, coi fondali pre-renderizzati e i modelli poligonali anche qui un po' caricaturali, mi ricordava proprio le avventure di Cloud e compagni. Il gioco in sé poi era in realtà abbastanza diverso. I combattimenti, ad esempio, avvenivano in tempo reale e attraverso un sistema di controllo che permetteva di attaccare, diciamo, mimando i movimenti della spada o dell'arma in uso col mouse, cosa che onestamente a me non faceva impazzire. Era però tradotto e doppiato in italiano. Molto elegante. Spero che i tuoi avversari apprezzeranno lo stile. Non potranno fare altrimenti. Sarà l'ultima cosa che vedranno. E come sappiamo, questo costituiva per me un automatico punto in più. Altro gioco col controllo diretto dell'arma attraverso il movimento del mouse era Die by the Sword, dove tu potevi proprio, vedi, roteare la spada, diciamo, trascinando il mouse. Più facile a dirsi che a farsi. Infatti io da bambino non sono mai riuscito ad uscire dalla seconda stanza, perché venivo massacrato dai coboldi. Meglio dai coboldi che da Massimo Boldi. Poi c'era Prince of Persia 3D, che però era brutto. Che ti devo dire, era brutto. E soprattutto era già brutto. Non come uno di quei giochi che all'epoca ci piacevano e poi magari sono invecchiati male e quindi oggi non riusciamo più a capirli o ad apprezzarli come un tempo. Per me era proprio brutto, già allora. E faceva parte di tutta una schiera di spudorati imitatori di Tomb Raider che per avvicinarsi alla popolarità di questa fortunatissima serie cercavano di rifarsi a certi schemi di quello che piano piano si stava quasi trasformando in un genere a sé. Non che scoppiazzare Lara desse vita soltanto a giocacci. Anzi, c'era il fighissimo Shadow Man, che però io saltai perché trovavo l'atmosfera troppo spaventosa, e perfino Indiana Jones con la sua macchina infernale che va bene prendere ispirazione. Adesso io capisco tutto, però datti una calmata, cioè ti mancano solo la treccia e le tette a punta. Che poi possiamo fermarci un attimo a rimediare a questo falso storico. Lara c'ha le tette a punta. Oh, a punta ce le ha avute in Tomb Raider 1.
stop. Guarda già in Tomb Raider 2 come sono rotondeggianti. In 4 poi buonanotte. E poi c'era Drakan, che se di primo acchito poteva sembrare il twist medievaleggiante proprio di Tomb Raider, con una pseudo-Lara ora catapultata in un universo fantasy pieno di gobelini e koboldi, in realtà seppe farsi valere. Era figo. D'altronde, quando mai Lara Croft ha potuto cavalcare un drago alato solcando i cieli e facendo piovere lingue di fuoco sui propri nemici? Era figo. E visto che quel capolavoro di Heroes of Might and Magic 3 risultava per me ai tempi incomprensibile e noioso, stolto che fui, mi buttai invece su Crusaders of Might and Magic, ennesimo action in terza persona, proprio come Drakan, arricchito di semplici elementi RPG e quindi assai più affini ai miei gusti del tempo. Mi rendo conto di stare andando un po' veloce coi titoli di questo periodo, ma la realtà dei fatti è che c'erano talmente tanti giochi installati sul nostro PC che erano pochi quelli che poi decidevo di continuare o addirittura provare a portare a termine. Su alcuni però mi fermavo e come. Non so quante ore abbia passato su Pharaoh, city builder ispirato all'antico Egitto, o su Caesar 3, suo predecessore. Mi piacevano perché c'era in essi qualcosa che mi curava una sorta di strano e inspiegabile prurito al cervello che non avevo mai saputo di avere prima di provarli. Il fatto di organizzare bene tutte le casettine, far quadrare le strade, i mercati, gli edifici, non lo so, soddisfazione inspiegabile. E poi c'era Revolt, mia vera ossessione. Gioco di automobiline radiocomandate che, specie venendo da Ignition e Micro Machines, mi colpì nel profondo. Tra l'altro, riprovandolo oggi, molto più difficile di quanto lo ricordassi. C'era l'editor delle piste, col quale mi divertivo a creare i tracciati più folli possibili, e poi c'erano le piste vere, quelle bellissime offerte dal gioco. Mi faceva impazzire quella del supermercato, con la cella frigorifera tutta scivolosa per via del ghiaccio, la nave, avendo sempre avuto un debole per le ambientazioni a tema navale, il museo, con la parte nel planetario che ci lasciava sempre tutti a bocca. Ricordo poi la gioia di arrivare a sbloccare le macchinine a benzina, che avevano un suono tutto diverso rispetto a quelle iniziali, che andavano invece a batteria. Sono sempre stato un fanatico dei giochi in cui sei piccolino in un mondo gigante. Per lo stesso motivo, Army Man 2, per quanto non riuscissi a progredire granché, mi affascinava tantissimo. Però le numerose blatte mi facevano troppa paura. Da piccolo avevo una fobia incontrollabile nei confronti degli scarafaggi. E poi fu la volta di Quake 3, ed essendo stato molto legato ai capitoli precedenti, Quake 3 io lo ricordo come un gioco per il quale piansi ancora prima di averlo addirittura provato, perché mesi prima della sua uscita Marcello mi rivelò che si sarebbe trattato di un titolo sprovvisto di una campagna. Niente storia quindi, niente missioni, niente progressione orizzontale. Era un gioco pensato per il multiplayer online, uscito in un'epoca in cui io però ancora non avevo internet, quindi puoi immaginare i miei livelli di frustrazione, specie perché in quei mesi non si parlava d'altro che di Quake 3. Le riviste non facevano che raccontare di quanto fosse straordinariamente divertente, riportando testimonianze di sfide all'ultimo sangue e comparando i risultati dei vari redattori che si facevano la guerra a chi avesse raccolto più medaglie e come, e io lì a sbavare sulle pagine. Una modalità single player c'era, ma era limitata e onestamente anche un po' noiosetta, quindi finivo sempre per giocare in maniera libera contro i bot, e nonostante sognassi di poter un giorno giocarci online, anche così Quake 3 rimase per me un'esperienza folgorante, divertentissima. Negli anni poi online ci ho giocato, venendo quasi sempre inesorabilmente distrutto, e mi ha stupito scoprire che ancora oggi, a distanza di ben più di 20 anni, i server siano ancora popolati. Il 1999 si era ormai praticamente concluso, e con l'arrivo del nuovo millennio i bambini di tutta Italia, me compreso, si apprestavano inconsapevolmente a venire sconvolti e per sempre segnati dall'arrivo di un fenomeno che ebbe un successo a dir poco epocale. Ehi, piccoletto, ci facciamo un giro, eh? Ah, sì, come vuoi,